Ciao e benvenuto o benvenuta nel nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana e per chi non mi conosce sono un'insegnante di italiano per stranieri da più di 20 anni. Ma prima di entrare nel vivo del mio video, della mia lezione, ti chiedo di iscriverti al nostro canale se non l'hai ancora fatto e se ti piacerà il mio video lasciami un pollice in su, così potrai supportare il mio lavoro, il nostro lavoro. Ma adesso poche chiacchiere, veniamo al dunque con l'argomento del video di oggi. Di cosa parliamo? Esploreremo insieme alcune espressioni idiomatiche con il verbo venire. Forse hai ascoltato quello che ho appena detto e hai riconosciuto proprio in quello che ho detto un'espressione idiomatica con il verbo venire. Adesso con alcuni mini dialoghi ne scopriremo alcune. Sono sicura che queste espressioni idiomatiche con il verbo venire arricchiranno il tuo italiano. Iniziamo con la prima espressione. Immaginiamo due amici che stanno organizzando una festa. Uno dice all'altro: "Ma dobbiamo organizzare la festa per il compleanno di Maria. Cosa ne dici di iniziare a pensare alle decorazioni?" E l'altro risponde: "Hai ragione, dobbiamo venire al dunque e fare una lista di cose da fare." Venire al dunque è la stessa espressione idiomatica che io ho usato all'inizio del video. Cosa significa? Significa arrivare al punto essenziale, al punto più importante della questione, al focus della questione. Seconda espressione. Due amici che parlano. Non credo che Laura sappia cosa è successo davvero. Sì, ma prima o poi la verità verrà a galla e lei scoprirà tutto. Venire a galla. Lo usiamo quando ci sono verità o cose che non sono state dette o sono state tenute nascoste, che poi emergono, diventano evidenti per tutti. Questa espressione a galla ci ricorda il verbo galleggiare o stare a galla, che è proprio di un corpo, di un oggetto che immerso nell'acqua non affonda, ma riemerge, arriva sulla superficie. E quindi usiamo questa espressione quando proprio le cose, le verità tornano in evidenza per tutti. Terza espressione. Due colleghi in ufficio. Questo progetto l'ho visto e rivisto 1000 volte, mi sta venendo a noia. E l'altro lo incoraggia: dai, forza, cerchiamo di finire presto questo lavoro. Venire a noia significa cominciare a stancare, ad annoiare. Questo collega si sta annoiando, si sta stancando a lavorare sempre sullo stesso progetto. Quarta espressione. Due amici che parlano di quello che è successo il giorno prima in piazza. Uno dice: "Ma hai sentito com'è andata a finire la discussione di ieri sera in piazza?" E l'altro: Sì, è diventata così intensa che alla fine sono venuti alle mani." Venire alle mani significa arrivare ad uno scontro fisico, usare le mani per menarsi. Quinta espressione. Tra due amiche. Sono venuta a sapere da Luca che Marco e Sara si sposano. Ah, sono contenta per loro. Venire a sapere significa venire informati di qualcosa, acquisire una conoscenza di qualcosa. Sesta e ultima espressione. Ma come si chiama quel ristorante dove siamo andati la settimana scorsa? Non ricordo il nome. Ah sì, ora mi è venuto in mente. Si chiama D'Agino. Venire in mente significa ricordare qualcosa. Bene, allora abbiamo visto insieme alcune espressioni idiomatiche con il verbo venire.
Spero che i miei mini dialoghi vi siano utili per capire come e quando utilizzarle nella vita quotidiana in italiano. Adesso però tocca a voi. Scegliete una di queste espressioni che abbiamo visto insieme e scrivetemi nei commenti una frase, un esempio. Io sarò curiosa di leggervi. E ricordate che nella descrizione al video c'è un link per fare una piccola attività legata all'argomento del mio video di oggi. Io vi ringrazio per aver visto il mio video fino alla fine e vi aspetto al prossimo. Ciao!